Gesù cammina sulle acque subito dopo la moltiplicazione, la prima moltiplicazione. Quindi Gesù subito dopo obbliga i suoi discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, mentre egli avrebbe congedato la gente. Dopo aver congedato la folla si ritirò in disparte sul monte a pregare. Domanda Giorgio, ma perché Gesù deve pregare? È Dio a chi prega se stesso? Spieghi che significa questo che Gesù si ritira, prega. E Gesù si ritirava per parlare con i suoi fratelli celesti, per viaggiare, per andare anche in altri posti che non potevano arrivare a lui. Presumo allora Scompariva. È lo stesso significato che quando dice si ritirò sulla montagna, e ci va a fare sulla montagna? Perché? Quante volte hai sentito dire Eugenio che si ritirava in montagna? Anche perché la montagna è un simbolo iniziatico importantissimo. Si ritirava per avere colloqui con i geni solari o con Adoniesi se stesso. Quella è la preghiera. Poi lui insegna a noi come pregare, Padre nostro, che a noi serve. A lui che serve? A niente. Vale ancora oggi questo? Oggi che conosciamo Adoniesi. Padre nostro che sei nei cieli, certo che vale. Noi dobbiamo pregare. Quindi gli apostoli vanno avanti con la barca e di sera Gesù rimane da solo perché la folla era tutta andata via. Nel frattempo la barca era già abbastanza lontana da terra ed era sbattuta dalle onde perché il vento era contrario. Ma alla quarta vigilia della notte Gesù andò verso di loro camminando sul mare e i discepoli vedendolo camminare sul mare si turbarono e dissero è un fantasma. Se la sono fatta sotto. Beh, tu l'hai visto poi venire dal mare, ma eri già preparato. Perché... Certo, era luce. L'hanno scambiato per fantasma perché non era Gesù, era un corpo di luce. Poi, man mano che si avvicinava, si è materializzato. Si è fatto vedere meglio. Ma da lontano vedevano un fantasma. Siccome avevano paura terribile dei fantasmi gli apostoli, perché... Superstiziosi e anche entità negative, no? Cosa vuoi sapere di questo particolare? No, mi stupiva il fatto che si sono spaventati, ecco, questo è il motivo. Però c'è un insegnamento quando Pietro gli va incontro. Certo, finisco. E dalla paura gridarono, ma subito Gesù parlò loro e disse, coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire da te sull'acqua. Ed egli disse, vieni. E Pietro, sceso dalla barca, camminò sull'acqua e andò verso Gesù. Ma vedendo il vento ebbe paura e cominciando ad affondare gridò, Signore, salvami. Subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse, uomo di poca fede, perché hai dubitato? E quando furono saliti sulla barca, il vento si calmò. Allora quelli che erano nella barca lo adorarono dicendo, veramente tu sei il figlio di Dio. Perché Pietro riesce a camminare sulle acque? Sono intervenuti i fratelli del cielo? Gli hanno reso in forma molto semplice, quasi banale, l'antigravitazionale. Gli hanno dato un influsso, un raggio antigravitazionale. Poi quando lui ha tentennato, gliel'hanno tolto. È cominciato ad andare giù. Certo. Che Gesù voleva la fedeltà totale. Scientificamente gliel'hanno tolto. Ecco il peso di Pietro che pesava bene. Perché c'era il corpo. Invece Gesù era in astrale, camminava in astrale, e poi astrale semi-materializzato, poi si è materializzato e ha posto in essere la sua antigravità parziale, antigravità parziale.